Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a fare una recensione di Oxe con annesso un tutorial sul funzionamento della carta e una dimostrazione di un pagamento live. Dato che penso di essere uno dei primi in Italia a portare questo contenuto, lasciate un like di supporto e continuate ad iscrivervi. Oxe, per chi non la conoscesse, è un nuovo progetto che in sostanza è un provider per poter utilizzare le nostre cripto, che vuole in sostanza collegare il mondo Web3 e quindi i nostri asset sulla blockchain al mondo fisico reale attraverso una carta che può essere prepagata o di debito e che appunto possiamo ricaricare in maniera decentralizzata tramite MetaMask per esempio. La carta in questo momento è supportata da Visa e come potete vedere la potete utilizzare anche con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. Questo perché la carta non vi arriva fisicamente a casa o perlomeno non qui in Italia. Di conseguenza avremo la nostra carta virtuale che appunto potremo utilizzare dal nostro smartphone utilizzando una di queste tre applicazioni. Come potete vedere le feature di questo servizio sono la possibilità di spendere le nostre cripto in maniera istantanea sfruttando appunto Visa e la carta Oxe chiaramente. Grazie a questa combo quindi possiamo accedere a oltre i 60 milioni di negozi che chiaramente accettano una transazione tramite Visa. Le nostre cripto vengono mantenute al sicuro dallo smart contract di Oxe al quale accediamo appunto tramite MetaMask e col quale possiamo interagire facendo per esempio depositi e prelievi per ricaricare la carta, e come vedremo tra poco abbiamo a disposizione diversi network che possiamo utilizzare per ricaricare la carta. Chiaramente sia attraverso l'applicazione sia attraverso la DApp possiamo comunque controllare tutte le nostre transazioni e non ci sono costi nascosti, anche se ovviamente ci sono dei costi per questo servizio che comunque li vedremo a breve. E infine abbiamo anche il token di Oxe che ci permette di aumentare i limiti della nostra carta, anche se come vedete senza mettere in staking nessun token Oxe il nostro limite giornaliero di spesa ammonta a $250, che comunque non sono nemmeno pochi. Visto che abbiamo parlato del token facciamo anche un accenno a quest'ultimo. Quindi come potete vedere il token attualmente sta intorno ai 10 centesimi ed è stato lanciato da molto poco perché è stato un launchpad di Bybit. A livello di prezzo iniziale del launchpad aveva fatto anche una percentuale interessante, mi pare intorno al per 6, anche se purtroppo la location disponibile per il launchpad era comunque poca a meno che non si possedevano parecchie quantità di token bit. Ad ogni modo il prezzo adesso è calato rispetto alle prime fasi della contrattazione e da quelli che erano i 17 centesimi iniziali siamo comunque scesi appunto fino ai 10 centesimi attuali. Volumi al momento non un granché perché abbiamo neanche $100.000 dopo neanche un mese di vita praticamente di questo token, e per quanto riguarda i mercati come vi dicevo lo trovate su Bybit ed eventualmente su PancakeSwap visto che è un token nativo della BNB Chain. Sempre riguardo al token attraverso il white paper possiamo vedere appunto com'è distribuita la supply e in primis notiamo che abbiamo 1 miliardo di total supply di token Oxe che è stata suddivisa in un 10% nella private sale, un 15% all'ecosystem fund con uno sblocco pari a un quinto di questo parziale al TGE. È stata poi allocato un 50% di questa supply a quello che si chiama spend to earn, che è una feature che non è ancora attiva quindi verrà attivata sicuramente a breve, e questo 50% della supply verrà comunque distribuito nei prossimi 3 anni. Dopodiché abbiamo un 20% per il team e un 5% per gli advisor che hanno un blocco di un anno, e dopodiché anche qui è un rilascio lineare per i prossimi 3 anni. Gli utilizzi del token sono diversi, per esempio possiamo appunto andarlo a mettere in staking per aumentare il nostro limite giornaliero di spesa della carta. Possiamo metterlo in staking inoltre per partecipare alla governance. Possiamo utilizzare i token Oxe per pagare la fee mensile che ci richiede appunto il servizio, andando a risparmiare in questo caso un 10%, e inoltre possiamo andare appunto a mettere in staking l'LP token di Oxe per guadagnare anche un 5% di tutte queste subscription al servizio chiaramente. Se volete approfondire il resto dei contenuti presenti nel white paper ve lo lascio tranquillamente in descrizione di questo video e direi ora di concentrarci sull'utilizzo dell'applicazione di Oxe. Dunque la prima cosa da fare dal sito è lanciare appunto l'applicazione e dopodiché dovrete collegare un vostro wallet. In questo caso come vedete abbiamo MetaMask, Wallet Connect e Fortmatic. Io in questo caso utilizzo MetaMask. Dunque le cose importanti da dire sono diverse, quindi prestate attenzione. Qui in Italia innanzitutto possiamo accedere solamente alla carta prepagata e la prima cosa da fare, cosa che ovviamente io ho già fatto, è quella di effettuare il Know Your Customer. Adesso in questo caso a me appunto dice che il mio Know Your Customer è già verificato e in sostanza quello che succede è che viene associato il vostro wallet alla vostra persona. Quindi questa soluzione è decentralizzata nel senso che ci possiamo accedere appunto col nostro MetaMask per ricaricare la carta, ma non è anonima, questo deve essere ben chiaro.
Ad ogni modo la procedura del Know Your Customer vi richiederà la prova di identità, quindi il classico selfie e l'upload del documento di identità, e vi richiede anche la proof of address, quindi una foto di una bolletta o di un stato conto bancario e così via. Una volta che avete superato il kick e ritornando nell'applicazione appunto di Ox, avrete la possibilità di accedere ai servizi e ora vi faccio vedere come si crea la carta e come si ricarica. Dunque, per creare una carta in realtà è molto semplice perché, come vedete, basterà andare su Create Card e dopodiché approvare la transazione che vi compare. Eseguito questo passaggio, io volevo utilizzare BUSD come moneta appunto per la carta, quindi sono andato a settare BUSD come moneta di pagamento. Anche in questo caso breve transazione e dopodiché è tutto a posto. Dopodiché vi faccio anche vedere come si fa a depositare un ammontare che volete appunto di cripto, quindi in questo caso vi faccio vedere come fare un deposito di BUSD. Solita transazione da confermare. E una volta che avete un saldo sufficiente per depositare, potete fare il top up della carta. Quindi in questo caso io volevo appunto aggiungere 10 BUSD, quindi inseriamo la quantità e facciamo top up. E come potete vedere, dopo pochi istanti avrete già il vostro saldo aggiornato e disponibile da utilizzare appunto per i pagamenti. Infatti, come potete vedere, per testare questa carta ho già effettuato un pagamento che poi vi farò anche vedere live. Ad ogni modo, per depositare 10 dollari badate bene che c'è una spesa appunto di 6 dollari, che è la fee mensile per utilizzare sostanzialmente la carta prepagata, più una fee sul top up che, come vedete in questo riquadrino, per depositare per esempio 10 dollari vi richiedono 11 dollari e 36. Quindi diciamo che per depositare 10 dollari e stare tranquilli vi consiglio di avere più o meno 20 BUSD al primo utilizzo della carta. Ad ogni modo, dopo che avrete creato la vostra carta e sarà tutto pronto, potete andare a vedere i vostri dettagli per poterla aggiungere chiaramente al Google Pay per esempio. Potete andare a vedere la vostra history dei pagamenti e qualora ci fossero dei problemi potete anche frizzare la carta chiaramente. Nel Google Play Store o nell'Apple Store avete anche a disposizione appunto l'applicazione di Ox, che vi permette di gestire la vostra carta anche da smartphone e quindi di fare i top up o di vedere i movimenti o di bloccarla per esempio. L'unica cosa è che dovrete ricordarvi di interfacciare il MetaMask che avete associato per esempio dal computer, quindi dovrete importare sostanzialmente il vostro account di MetaMask anche sull'applicazione mobile affinché tutto sia matchato e funzioni. Come potete vedere comunque la quantità di asset che potete utilizzare è notevole perché appunto solo sulla BNB Chain vediamo che possiamo utilizzare tutti questi token per essere diciamo utilizzati tramite la carta per comprare altri beni o servizi. Inoltre notate che prima di fare il top up appunto dovete depositare, ma qualora cambiaste idea potete anche appunto prelevare i vostri asset da questo smart contract. Inoltre, come potete vedere qui in alto, non abbiamo solo la BNB Chain a disposizione per ricaricare la carta, ma possiamo utilizzare anche Phantom, che in questo caso ci permette di ricaricare la carta con questi token, oppure anche Avalanche, dove in questo caso abbiamo meno token a disposizione, ma comunque abbiamo USDC e AVAX eventualmente. Bene, ora che vi ho fatto vedere appunto un po' tutte le cose che ci sono da sapere sulla carta, sulla sua creazione e sul suo funzionamento, vi faccio anche vedere il pagamento live che vi dicevo prima, che ho eseguito tramite POS chiaramente, visto che la carta non è fisica, sfruttando il servizio di Google Pay. Inserire o dichiarare la carta al lettore per la transazione di 5,0 euro. Transazione eseguita di 5,0 euro, ritira lo scontrino. Bene, per questo video direi che è tutto e quindi spero che abbiate trovato questo contenuto utile e interessante. In tal caso lasciate un like di supporto e continuate ad iscrivervi. Detto ciò, noi ci sentiamo al prossimo video o nella community su Telegram. A presto!